Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente post GP non sono riuscito a farvi quello di Portimao perché tra una gara e l'altra, test e via dicendo, era veramente impossibile, ma recuperiamo oggi. Anche perché ci sono una marea di cose di cui parlare, tra cui Quartararo, sindrome compartimentale incredibile, sembrava lanciatissimo verso un'altra vittoria e invece la MotoGP è veramente imprevedibile. Rossi e Marquez, alla fine due lati della stessa medaglia, due grandi campioni che sono in difficoltà per motivi diversi e soprattutto due carriere a rischio, ma comunque ne parliamo dopo. E infine doppietta Ducati pazzesca e si gode come dei ricci. Godo come un riccio. Tutto questo tra pochissimo nel post GP. Ma prima di iniziare, lo sapete, mi avete fatto veramente contento perché nel video della gara vi siete iscritti in un sacco di gente. Quest'anno sulla Ducati bisogna raggiungere il 500.000 perché vi dirò delle sorpresine verso metà stagione che andremo a fare e che soprattutto c'entrano anche con voi, quindi mi raccomando, per non perdervi nulla, tasto iscriviti. Adesso sigla. Inizierei dalla situazione del buon Valentino. È veramente triste vederlo così indietro, soprattutto perché non stiamo parlando di 20 anni fa, ma stiamo parlando di un anno fa, perché proprio qui a Jerez la gara dell'anno scorso lo aveva visto sul podio e in un anno è pazzesco quante cose cambiano. Dal team ufficiale al team clienti, prime gare completamente sottotono, un tracollo completo così non me lo riesco a spiegare. Perché appunto ci sta, come dire, una discesa verso il basso, ma non così repentina. Soprattutto perché proprio le sue dichiarazioni post gara mi lasciano un po' stranito. Ad esempio, post Qatar l'ho sentito parlare di pensavamo a inizio gara di stare nella top 10, oppure il mio obiettivo per questo weekend è migliorare un po' e entrare nella top 8. Però a questo punto mi chiedo, un Valentino Rossi che nel 2015 ha lottato per il campionato del mondo, trova veramente ancora gusto a correre in queste condizioni? Secondo me no, difatti di qui a poco scopriremo dei movimenti di mercato non indifferenti, tra cui chissà come mai la notizia del nuovo team VR46 è arrivata giusto in questi giorni. Sia mai che Vale voglia correre nel suo team proprio per non avere dubbi sulla competitività dei suoi mezzi, anche perché in teoria la moto non dico che sia uguale a quella di Quartararo e Viñales, ma poco ci manca. Invece il ragazzo che sta facendo la differenza qui dentro è Morbidelli. Morbidelli c'ha una moto veramente da museo del 2019 con un motore che viene veramente distrutto, disintegrato dalle Ducati e passato dalle altre Yamaha, dove i rettilinei, come dire, non sono molto importanti. Appena si buttavano dentro 2-3 marce veniva preso, sverniciato, distrutto. Quindi far quella differenza in MotoGP con questi personaggi che ti stanno sulle spalle è veramente tantissima roba. Sono contento che in ogni caso gli sarà data la moto ufficiale, anche questa notizia di questo weekend. Per Valentino sono curioso di aspettare di vedere su che moto deciderà di investire con il suo team. Si parla di Aprilia barra Ducati. Aprilia, grande scommessa, ovviamente il costo potrebbe essere molto inferiore rispetto a un progetto con Ducati, però forse per un team nuovo è meglio partire da un qualcosa che si sa che non è per niente male. E soprattutto la filosofia di Ducati è sempre stata quella di dare il massimo anche ai team clienti per permettergli di star davanti. Invece con Yamaha e altre case non è proprio così. Ovviamente anche Aprilia, stesso discorso di Ducati, però ovviamente il pacchetto è ancora lì che si sta delineando e non è sicuro che sia ultra competitivo come lo è quello di Ducati. Anche perché, parliamoci chiaro, adesso un po' tutti si aspettano delle notizie da Rossi, soprattutto sulla sua carriera. Quest'anno è l'anno decisivo, è l'anno dove doveva decidere se andare avanti o fermarsi. Ormai questa tiritera va avanti da anni, ma insomma ci siamo quasi. E un'altra persona che è più o meno sulla stessa lunghezza d'onda è Marc Marquez. Tutti ovviamente non sanno cosa vuol dire andare su una MotoGP, non sanno cosa vuol dire subire un intervento di tale portata, non sanno cosa vuol dire picchiare la faccia in quel modo. Dicevano non preoccupatevi, sale sulla moto, spacca tutto, distrugge tutto e via dicendo. Anch'io pensavo facesse meno fatica e invece purtroppo riprendere i ritmi di quei livelli anche per un Marc Marquez che è un marziano è difficile. Secondo me sta nascondendo parecchio i suoi problemi fisici, non vuole darli a vedere, anche perché se un pilota deve anche modificare
la sua seduta in sella per sforzare meno, per cercare di avere meno fatica fisica, vuol dire che veramente la situazione è più seria di quello che viene detto al pubblico. E in questo weekend abbiamo visto delle cadute rovinose proprio di Marquez, a velocità veramente elevate. La prima nell'FP, dove è arrivato fino agli air fence, e la seconda nel warm-up. Una cosa che ho notato rispetto agli anni scorsi è che non riesce più a fare quei salvataggi miracolosi che faceva, e il motivo è molto semplice dal mio punto di vista. Uno, per l'impostazione di guida molto più conservativa, quindi più in alto, non riesce più ad avere quel contatto con l'asfalto, quel contatto col suolo che appena andava a perdere l'anteriore riusciva, come dire, a salvarla, o meglio non lo fa più con quella facilità, e difatti vediamo che quando va a perdere l'anteriore lo perde troppo velocemente e il salvataggio è impossibile. Oltre a questo lo si è visto tutto il weekend guidare proprio male, cioè non fluido, non rapido nel buttare la moto in inserimento curva, movimenti molto meccanici, molto, come dire, a compensare la fatica che fa il braccio destro, quindi sforzando di più il sinistro è normale che si perda un po' di quella fluidità che era il suo cavallo di battaglia, e soprattutto quella staccata portentosa con moto di traverso con l'anteriore pinzato fin dentro la curva. Per guidare la Honda a suo modo bisogna essere non al 100% fisicamente, al 110%. Appena stai al di sotto neanche lui riesce a domarla. Quindi adesso si aprono subito delle strade difficili, perché questo ambiente è un ambiente di squali. Non puoi stare via un anno, non puoi chiamarti neanche Marc Marquez, non puoi fare 2 gare che non vanno bene, che i media già parlano di Pedro Acosta, nuovo Marquez, Marquez non si riprenderà più, Marquez la fine di una carriera, ormai a 29 anni non ha più l'esplosività di un tempo. Calma, secondo me a 29 anni si è ancora giovanissimi, l'infortunio è stato grave ma tornerà quello di un tempo, ci vogliono solo chilometri e pazienza. Purtroppo in questo ambiente, come l'abbiamo visto sempre, non la si ha. Una cosa che ho notato e che mi ha colpito sia a Portimao e qui a Jerez è il vedere quanto era stanco a fine gara. Ogni volta che ai tempi finiva le gare Marquez era un esempio di allenamento, scendeva dalla moto che non aveva una lacrima di sudore, sembrava fosse andato a fare la spesa. Io appunto mi chiedevo come facesse, invece in questi casi lo si è visto proprio devastato. E secondo me il motivo, dato che l'ho provato anch'io sulla mia pelle praticamente sempre, è il fatto di non guidare più con la sicurezza e con la moto che ti dice cosa sta succedendo sotto le ruote e ti avvisa di appunto il limite. Quando fai tutta la gara in tensione, dove non molli mai le braccia, dove non trovi un attimo di respiro in nessun momento, è devastante. E non è una questione di allenamento o non allenamento, perché Marquez in ogni caso è allenato, ma è proprio che se guidi in tensione la fatica la senti 10 volte. Durante la gara del National col Ducati, che comunque lo sto anch'io imparando a scoprire, il venerdì giravo in 1,52 e dopo 3 giri ero morto, non riuscivo più a gestire la moto, avambraccio esploso e via dicendo. Modifica il bilanciamento della moto in un certo modo, ho trovato il click vincente insieme al team e in gara con un margine riuscivo a girare in 51 di passo tutta la gara. L'unica differenza è stata il riuscire a guidare tranquillo e rilassato. E non è come in macchina con le 4 ruote che sei seduto lì bello bello e giri il volante al massimo, fai sottosterzo e vai verso l'esterno. In moto, soprattutto al Mugello dove fai grosse velocità o anche a Jerez, se picchi il muso forte, quindi è normale che il corpo sia più rigido e non rilassato. E questa piccola differenza è incredibile quanto si senta e quanto faccia la differenza sotto il profilo fisico. Altro discorso invece è quello di Quartararo, sindrome compartimentale, ne abbiamo parlato una marea di volte, ho fatto anche un video dedicato, se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo, lo lascio qui sopra nelle schede. Tutti pensavano a un problema tecnico, gomma fallata e via dicendo, invece è stata colpa del braccio. È arrivato al traguardo devastato, ha fatto gli ultimi giri come è stato riferito con questo problema e ragazzi è difficile da capire, ma quando ti parte il blocco non puoi più fare niente, non riesci ad accelerare, non riesci a frenare e avete visto la differenza di passo che porta ad avere un problema del genere. Io ci lotto dall'inizio della mia carriera e non è più un discorso di guida per andare al tuo massimo, è un discorso di guida
al tuo massimo, ma gestisci ogni minima forza, perché altrimenti basta una sbacchettata, basta un colpo e il braccio si blocca. È successo a Quartararo, strano perché si era operato nel 2019, ma non è una cosa definitiva. Nonostante ci si vada ad operare, non è così sicuro la risoluzione del problema. Fa molto di più l'ergonomia in sella e imparare a guidare praticamente facendo forza col braccio sinistro e gestendo il destro solo per accelerare e frenare. Ma non è come dirlo, ve lo posso assicurare. In ogni caso nel video spiego tutto meglio. Il problema è che la Yamaha si stava già sfregando le mani per il campionato e invece adesso Nisba secondo me si opererà immediatamente. Non so cosa gli possa dare in più. Io ad esempio mi sono operato nel 2015 e ancora me lo sento abbastanza bene per fare i miei 13, 14, 12 giri, insomma. Invece lui si è operato nel 2019 e già si sta rioperando nel 2021. Sono quelle cose che magari vai a fare perché sei disperato, però veramente strano. Secondo me è stato un caso, perché in Qatar ne ha sofferto, come dire, in maniera leggera, invece qui l'ha bloccato completamente. Vedremo cosa farà, ma questa MotoGP è veramente incredibile perché sembrava già il campionato di Quartararo e adesso dopo una gara sembra il campionato delle Ducati. E quindi parliamo di Ducati. Pista completamente sfavorevole per le rosse di Borgo Panigale e invece hanno fatto una doppietta pazzesca. Jack Miller, complimenti anche a lui, perché subire la pressione del giovane che arriva lì, ti mazzuola in maniera pesante per tutte le prime gare, i primi test, e tiri fuori la grinta e dimostri che ci sei anche tu. Secondo me sui piloti hanno fatto una scelta vincente. Ricordo molto bene i commenti su Facebook nel periodo invernale dove Pecco diceva: mi serve comunque un ambiente familiare, mia sorella che mi dia una mano, e veniva screditato, veniva attaccato. Quando vengono zittiti così in pista è bellissimo. Adesso primo nel mondiale e si spera che continui così. Ducati comunque lavora sempre da paura perché porta sempre quei particolari, quel qualcosa in più per aiutare di centesimo in centesimo i piloti. Non so bene come possano fare col discorso delle ali che ne parlavamo nell'ultimo post GP, perché ancora adesso a fine gara Miller è arrivato che le aveva grattate tutte. Appena arriverà una pista con veramente tanto grip inizierà a diventare un problema secondo me, ma comunque per adesso godiamocela. Detto questo ragazzi, tra pochissimo si va per il secondo round del CIV National. Non vedo l'ora di salire di nuovo sul mio Ducatone. In questa settimana vedrete il weekly, vedrete i 2 giorni di test a Misano dove è successo veramente di tutto, piccioni, fatture, cioè non vi sto neanche a spoilerare niente. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non lo siete ancora. Quindi come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.